Direi che ci siamo. Ci siamo. Ci siamo e come? Buonasera. Di solito dico Buonasera. sempre good evening quando comincio, mi viene da dire good evening, hello guys in chat, però dirò buonasera perché ovviamente sono molto onorato di essere ospite qui da te. Buonasera a tutti, dai ragazzi, di nuovo ovviamente buonasera Joker, perché io ancora non ti ho introdotto a dovere, quindi ragazzi diamo un caloroso benvenuto al mio amico Joker, massimo esperto di Gothic a livello mondiale, anzi interplanetario oserei dire. Interplanetario, infatti scusa un attimo, interplanetario e scusa. oltre, soprattutto Marte, Venere, tutti quei posti senza nessuno, là sono proprio il big must. Allora ragazzi, una piccola premessa prima di cominciare con le domande su Gothic e Gothic Remake. Proprio a tale riguardo voglio specificare che le domande che io ho preparato per il buon Joker qui presente sono aperte a tutti, quindi per chi appunto conosce Gothic ma anche per chi non lo conosce come il sottoscritto. Quindi innanzitutto ci spiegherà un po' per sommi capi di che cosa si tratta, com'è il gioco, perché ha avuto tanto successo, perché è definito praticamente un capolavoro del genere RPG, e poi in virtù di ciò che ci racconterà gli faremo delle domande più nello specifico per quanto riguarda il remake in arrivo esattamente tra un mese. Da questo momento in poi io dichiaro aperto il Q&A Gothic Remake ok. con I Was Joker. Sei pronto? No, vai. No. Sì. E invece sì, e invece no. Va bene, allora la prima domanda è molto semplice e deriva proprio dal fatto che, come ho appena detto, io Gothic non l'ho mai giocato, mea culpa, me ne rendo conto, però intendo farlo. Questo è uno dei motivi per cui insomma sei qui stasera, per spiegarlo un pochettino sia a me che per chi ci sta seguendo. Io ne ho sempre sentito parlare come un GDR diverso dagli altri, e che appunto per questo si è ritagliato una folta nicchia di appassionati. Ecco, se tu dovessi spiegare però che cos'è Gothic a qualcuno che come me non ci ha mai giocato, non ne sa niente, ma avessi meno di un minuto per farlo, come lo faresti? Come lo descriveresti e perché secondo te è così diverso dagli altri GDR? Ma la prima cosa che mi salta in mente quando penso a Gothic è che, al contrario di non dico tutti, ma tantissimi altri giochi di ruolo, non ti tratta come l'eroe, il prescelto, no? Quello che dopo 2 minuti è lì che già tira giù i draghi, cose del genere. E Gothic ti tratta come uno qualunque. Tu parti dal basso, anzi dal bassissimo. Per esempio, proprio quando inizia il gioco, all'inizio tu vieni buttato in questa prigione a cielo aperto, la Valle delle Miniere, no? La colonia la chiamano. Che fa molto, se ti ricordi il film, se l'hai mai visto, penso di sì, Fuga da New York con Kurt Russell, che loro sono chiusi in questo posto non possono uscire e si autogovernano. È la stessa cosa, la storia di Gothic parte così. Fighissimo, tra l'altro, come film. Molto figo, infatti loro quando hanno diciamo pensato, progettato e sviluppato il gioco avevano in mente di fare Fuga da New York ma medievale fantasy. Ok. Quella è stata proprio il punto di partenza. E la storia infatti di questo gioco parla di questo re che è in battaglia, sta perdendo la sua guerra contro queste orde di orchi, ed ha la geniale idea, il re, che io sostengo da anni che sia un idiota comunque, ha questa geniale idea di scavare questo metallo magico per farci delle armi super forti e per vincere la guerra. Questo minerale esiste in questa valle delle miniere, solo che continua a scappare la gente a destra e a sinistra, allora fa creare una barriera magica da questi suoi maghi. Okay. E da questa barriera magica però qualcosa va storto e tutto può entrare e può uscire. Okay, scusa se ti rinterrompo, però io ti ho chiesto di spiegarcelo in meno di un minuto, proprio veramente la ciccia in meno di un minuto. Sono arrivato 1 minuto e mezzo, dai. La ciccia, tu sei l'eroe senza nome, sei uno che, come tanti, deve scalare la sua gerarchia di persone che ti trattano veramente male, che non gli frega niente di te, e il mondo, la cosa bella anche di Gothic è che il mondo va avanti anche se, cioè, con o senza di te. L'impressione che ha il mondo di Gothic è che di te non gliene frega vivo, niente. è vero. No, che tu ci sia o no, lui va. Okay. E queste sono le due gran cose per raccoglierle adesso in breve. Sulla prima domanda devo un attimo anch'io scaldarmi, però certo. Ecco, le cose sono quelle, un mondo che va avanti anche senza di te, tu non sei il solito prescelto ma sei uno qualunque, e con modi vari ed eventuali devi scalare la gerarchia per far modo che le persone ti considerano, per poi trovare un modo per scappare. Questo diciamo che è
è in a nutshell, come direbbero in inglese, Ok. che cosa rende Gothic diverso dagli altri giochi, più o meno. Ricordavo prima che appunto il primo capitolo di Gothic è uscito ormai nel lontano 2001, 25 anni fa. Quello è stato il tuo primo approccio con la saga o quando è stato? Quando hai cominciato ad avvicinarti al mondo di Gothic? Allora, tieni presente che Gothic io, a differenza di tantissime persone, non ho cominciato a giocarlo dal primo. Oh. Io per caso in uno di quei negozi, si parla ancora degli anni in cui si vendevano i giochi col CD e la confezione a scatoletta, infatti è qua su, ce l'ho, Gothic 2. Io sono partito con Gothic 2. Per caso ho visto questo gioco di cui non avevo mai sentito niente, lo apro, vedo le immagini e cose, dico vabbè, lo prendiamo, lo provo, e da quel giorno insomma me ne sono innamorato. Di che anno stiamo parlando? Parliamo del 2006, 2005, okay. Andiamo a memoria, insomma, non l'ho preso subito appena uscito, anche perché mi sembra che Gothic 2 è del 2003 ad occhio. Sì, e anche perché poi hanno fatto diverse release, prima in Germania, poi in tutto il mondo l'anno dopo, poi l'espansione, quindi c'è un po' confusa la situazione, però più o meno 2003, io intorno al 2005 lo trovo, lo compro e mi piace tantissimo da subito, perché c'è talmente tanta libertà, viene considerato appunto come il prescelto, che è uno dei punti forti del gioco, il mondo è vero, è reale, è brutale, hai tantissimi modi di fare le cose, cioè si vede proprio che è uno di quei giochi vecchi a scuola, fatto con cura, insomma. Va bene. E un'altra domanda ancora piuttosto facile. Tu hai detto, insomma, ti è piaciuto subito il fatto che ti sia stata data così tanta libertà, che hai visto questo mondo vivo e tutto il resto, ma nello specifico però, che cosa ti ha conquistato così tanto e cosa hai pensato all'epoca o pensi ancora oggi che Gothic sia riuscito a fare rispetto magari a altri giochi che non sono riusciti a raggiungere lo stesso obiettivo, non sono riusciti a prenderti in quell'elemento in particolare che ti ha fatto dire no, io Gothic lo amo rispetto a... Guarda, sicuramente la cura del dettaglio è una delle cose. Cura del dettaglio, perché Gothic è un gioco che ha costruito un mondo dove proprio il tuo status sociale conta meccanicamente. Nel senso, tu non puoi andare in giro a parlare con chi vuoi, devi seguire dei certi percorsi, che sono anche multipli. Anche la cosa bella di Gothic è che non è il solito gioco monorotaia che tu sai, parli con il tizio X, vai avanti, poi c'è il tizio Y, no. O quasi tutti gli step del gioco possono essere aggrediti da diverse angolazioni, e ognuno poi ha delle conseguenze, che hanno poi più avanti anche soltanto delle sfaccettature, tipo, che ne so, sei al quarto capitolo, un NPC ti riconosce perché hai fatto qualcosa prima e dici adesso è successo quest'altra cosa. Cioè c'è proprio un livello di immersione e di cura del dettaglio che va a diversi strati di profondità, cosa che io non ho visto spessissimo in altri giochi, per dire la verità. Abbiamo detto, no, tu hai cominciato a giocare dal 2 e questa cosa già mi risponde in parte alla domanda che sto per porti. Gothic ha avuto diversi capitoli nel tempo, fino a dove so io, correggimi se sbaglio, sei arrivato al 3, poi non so se hanno fatto qualche capitolo un po' di mezzo o qualcosa del genere. Dei vari capitoli, delle varie iterazioni di Gothic, a quale sei più legato e perché? E secondo te a quale è più legato anche la community di Gothic? Sì, infatti stavo proprio per partire dalla mia risposta da lì, perché indubbiamente c'è una grande, cioè, in maniera simpatica, però c'è una faida nella community, perché Gothic 1 e 2 sono i main, no? E poi ovviamente c'è anche Gothic 3, che però Gothic 3 è stato rushato, l'hanno fatto di corsa, sono persi pezzo per caso. Ci sono tante persone che lo adorano perché magari è stato il loro primo Gothic, però i pilastri sono Gothic 1 e Gothic 2, no? E indubbiamente Gothic 1 è il migliore per quanto riguarda lore e setting, nel senso ambientazione e la storia sono quelli che la fanno da padrone, perché appunto la storia è più affascinante. Tu sei chiuso in questa valle delle miniere con la barriera magica, nessuno può uscire, se ti avvicina alla barriera ti frigge, perché è una barriera tipo elettrificata, magica, con i fulmini e tutte cose del genere. Mentre il secondo, Night of the Raven, che è anche il DLC, ha tutto il resto, non ha l'originalità, non ha il setting spettacolare, però ha tutte le altre, diciamo, replayability, puoi rigiocarlo tantissime volte, le meccaniche sono migliori, il gameplay loop è più fluido, è meno clunky, perché nel senso Gothic 1 è sempre stato battezzato come Eurojank, nel senso sono quei giochi europei che però sono tipo delle AA come gradazione,
e quindi non è che sono proprio giocabilissime al 100%, c'hai bug, c'hai glitch, c'hai crash, può succedere un po' di tutto. Però il Gothic 2 molte di queste cose qui le risolve e le migliora. Infatti il gioco più giocato comunque, chi adora Gothic, è Gothic 2, indubbiamente. Okay. Tutti amano il primo, ma tutti giocano il secondo. E beh, mi viene spontaneo da chiederti, tu stai parlando bene delle qualità di Gothic 1 e di Gothic 2, ma il 3 lo stai quasi un po' mettendo da parte, lo stai un po' bistrattando. Ora, questa non è una domanda che insomma era qui nella lista di quelle che volevo farti, però mi viene da fartela, insomma, perché Gothic 3 viene percepito un po' come diciamo il fratellino scemo perché purtroppo il fratello scemo purtroppo è nato male. Gothic 3 è nato male perché loro, cosa è successo? Dopo l'1 e il 2, gran successo anche se nella loro nicchia, centinaia di migliaia di copie vendute, tutto molto bello. Questi erano uno studio nuovo da 3 persone che si conoscevano tipo all'università, hanno detto facciamo i giochi, e il primo gioco è stato una cannonata, no? Andava tutto bene, poi è iniziato a uscire anche Morrowind, dei giochi open world veri, perché ci ricordiamo che gli open world come li conosciamo adesso, con mappe infinite e via dicendo, non era una cosa così comune 20 anni fa. Erano tutte mappe più piccole su misura, sì, studiate bene, però non è che tu potevi sempre andare dove ti volevi. Infatti il primo Gothic mette, invece di usare i classici, che ne so, muri invisibili per delimitare l'area di gioco, usava il trucco molto astuto della barriera magica. Nasce soprattutto anche per quello, no? Gothic 3 purtroppo loro hanno avuto delle manie di grandezza enormi, hanno avuto una visione bellissima, grandissima, però tipo erano in 30 developers, 25-30 developers, e hanno voluto fare il passo più lungo della gamba. In inglese direbbero bite more than they can chew, cioè mordere più di ciò che puoi masticare, che è come la nostra versione italiana del passo e della gamba. E quindi gli è andata malissimo, nonostante poi c'è anche un'altra faida, adesso un piccolo dettaglio per i più curiosi che conoscono la storia, e si è sempre pensato che Joe Wood, che era il publisher all'epoca dei Piranha Bytes di Gothic 3, gli avesse tagliato il tempo, no? Gli avesse detto no ragazzi basta, dovete uscire perché è scaduto il tempo. Invece non è vero, Piranha Bytes sono arrivati lunghissimi e hanno detto no ragazzi dateci un altro anno, ce la facciamo. Joe Wood gli ha dato un altro anno, loro sono comunque arrivati con l'acqua alla gola che non ce l'hanno fatta, e Joe Wood a un certo punto ha detto ragazzi qua noi abbiamo finito i fondi, o pubblichiamo il gioco o andiamo in bancarotta, e allora hanno pubblicato il gioco. Ma il gioco è estremamente, non so qual è il termine migliore in italiano per unfinished, ma cioè non è non solo non finito, non so se rende l'idea, è proprio mancano i pezzi, il sistema di combattimento è tirato via, lo vedi proprio che è un gioco che è fatto al 70% e si mostra, si vede clamorosamente, per questo che tra i tre è quello che amo di meno, ecco dai, diciamo così. Vabbè, magari se ti prende la cosa del Gothic, provalo, perché 1, 2, 3 sì, il 4 lascia stare. E la mod, poi hanno fatto un DLC di Gothic 3, Prince. Che confronto Gothic 3 ci ammazza, che bello sto gioco. È una roba scandalosa, l'hanno mandato a fare a un team di indiani per spendere 2 lire, ma questi non avevano idea di quello che stavano facendo. È tornato, potremmo parlarne per ore, te lo giuro. Però sì, Gothic 1 e 2, master, 1 per storia, 2 per gameplay. Gothic 3 è bella l'idea, poi c'è l'open world, però quando stringi la ciccia non è come doveva essere. Se avessero avuto 2 anni in più per farlo sarebbe stato il giocone. Dico, di questo sono e sarò sempre convinto. Però purtroppo così non è stato. Ok. Mi fai quasi pensare che un Gothic ideale dovrebbe avere i migliori elementi del primo e del secondo messi insieme. Già. Okay. Infatti casualmente è proprio quello che sta facendo Alchimia con Remake. Cioè l'idea che sta portando avanti Alchimia è di sì tenere il setting favoloso di Gothic 1 e l'ambientazione e tutto quanto, però sta aggiungendo, da quello che si è potuto vedere, sta aggiungendo delle meccaniche che erano più forti in Gothic 2. Esempio più classico che posso pensare: in Gothic 1 tu cominci con la spada a una mano, ok? Diventi bravo, poi un'altra cosa che non ho detto, importantissima, perdonami, magari riuscirai a buttarla dentro le domande precedenti. Gothic, a differenza di quasi tutti gli RPG, quando tu diventi più bravo a usare le armi, cambia l'animazione. Tu, il modo in cui il tuo personaggio, all'inizio te sei un nabbo, cioè tieni la spada a una mano con 2 mani così, e fa così, e non sa fare niente, e prendi gli schiaffi da tutte le parti. Quando dopo tu impari dai maestri, perché non è che tu fai level up e bam, magicamente sei più figo, no. Fai level up, prendi dei learning point, dei punti apprendimento, chiamiamoli così, vai da un maestro, dici ok, insegnami la spada a una mano.
tu quando migliori questa spada a una mano, come si muove proprio il personaggio, vedi la differenza. Sali di livello, diventi, che ne so, si chiama warrior come tipologia di stile di combattimento, e vedi che cambia proprio l'animazione, c'ha 2 colpi in più, e quando livelli ancora di più c'è il livello master che ha un'altra animazione ancora, e questo avviene con le armi a una mano, con le armi a 2 mani, con gli archi e le balestre, anche loro cambiano come si mette di posizione, la velocità con cui spara. È uno dei punti Figata. più fighi di Gothic, se chiedi a me. Per un gioco di oltre 20 anni fa, 25 anni fa, non lo fanno i giochi di adesso, cioè vedi certi giochi di adesso che escono, cioè il personaggio fa questo, tutto il gioco fa così. Sì. Capito? No, Questa è una roba verissimo. fenomenale, e non capisco perché non ne facciano, perché altri giochi non facciano questa cosa, cioè un'idea talmente brillante, non lo so, un mistero. Tornando all'idea del mondo vivo, del mondo che non ti guida per mano, in che modo questo aspetto si differenzia appunto da un RPG moderno, e questo mondo vivo, questo mondo appunto poco guidato, che cosa, come il giocatore come lo sente questo impatto? Lo sente e lo vede soprattutto, perché gli NPC, per la prima cosa che vedi, tu vedi i campi, che sono le roccaforti dove sono gli altri umani, perché tutto in giro ci sono bestie feroci, orchi, assassini e quello che vuoi. I campi, gli NPC, e stiamo parlando sempre di 25 anni fa, hanno una loro routine. Si svegliano, vanno al lavoro, magari si fermano a mangiare, alcuni chiacchierano, poi la sera vanno al bar a bere, o chi va a dormire. E un'altra cosa bellissima, vanno a dormire la notte, quando tu impari la skill, perché dall'inizio il tuo personaggio è un nabbo allucinante, non sa niente, puoi fare sneaking, come si chiama? Puoi essere silenzioso, tipo i ninja, puoi camminare in maniera furtiva, bravo, sì. furtiva. E poi infilarti nelle case della gente mentre dorme a rubargli le cose, con un'altra skill a volte no, per aprire con i grimardelli le casse, perché di base tu, cioè, è una cosa che poi puoi potenziare questa skill. Se fai casino, se sbagli ad aprire le casse, si svegliano, si girano, ti guardano e tirano fuori l'arma e dicono: chi sei? Vattene, chiamo le guardie. E tu devi uscire. Se tu rubi dentro la casa di qualcuno e uno ti vede, prende l'arma e ti viene appresso, cioè sono cose che neanche in Witcher vedi, per farti un esempio. Tu Witcher entri nelle case, rubi tutto, butti dentro la sacca, ci vediamo signora, la ringrazio. In Gothic no, in Gothic se ti sgamano, ti corrono appresso, chiamano le guardie sono nei tetti, ti balestrano, con la balestra ci muori. Perché, per dire, un'altra cosa che avviene in Gothic, soprattutto nel primo, è che chi butta giù l'altro per prima sparate non è che lo uccide automaticamente, lo fa svenire. Da lì, se vuoi, puoi anche fare il colpo di grazia e farlo fuori, oppure rubargli la roba e andartene semplicemente. Cioè, ci sono tantissime di queste cose che veramente rendono il gioco vivo, vivissimo. Un'altra cosa velocissima, non c'è la freccia che ti dice, non c'è l'indicatore vai di là. Tu parli con la gente dice: passavo per quel ponte e sotto c'era la bestia d'ombra che mi ha aggredito. Tu cerchi quel ponte, vedi sotto, magari non trovi la bestia d'ombra, vedi le tracce di sangue, le segui. Cioè, ci sono tutte queste micro dinamiche che sono fantastiche. Questa è una cosa fighissima che io adoro, perché l'ultima cosa che mi piace è quando poi c'è tutto troppo guidato. L'UI di Gothic è minimalistico. Tu c'hai la tua vita, il tuo mana quando tiri fuori gli incantesimi, se no manco quello, e poi basta, e poi non vedi più niente. Se miri con l'arco vedi il nome sopra del nemico quando lo stai mirando, ma per il resto è proprio quello che vedi, è quello che è. Questa è anche una cosa molto molto bella. Spero che la mantengano in quello nuovo, perché sai, no, con giochi più moderni a volte le cose cambiano. Tu mi hai detto, vabbè, se vai in casa di qualcuno e rubi ti corrono ma domanda così, ma se attacchi una gallina che succede? Allora, facciamo finta se attacchi una pecora, perché purtroppo di galline non vanno molto di moda, di pecore è pieno. Se attacchi una pecora e ti vede il contadino, ti corre appresso col bastone e te mena, come diciamo noi a Roma, te corca, nel senso... ma solo il contadino? No, il contadino e tutti gli amici suoi che ti hanno visto. Cioè, anche un'altra cosa, quando un NPC, tu sei in città, facciamo finta Gothic 2, tanto le dinamiche su questo sono molto simili. Sei in città, ok, entri dentro il fabbro, gli freghi la spada, quello ti vede, prende la spada e inizia a correrti appresso. Mentre ti corre appresso, se ci sono guardie vicino a lui, le guardie si girano verso te, prendono la spada e ti corrono appresso pure loro. Cioè, è molto interattivo. La vita del ladro è difficile, però paga bene. Però è difficile, non è quei giochi classici che tu entri, rubi tutto, nessuno dice niente, meni la tizia, gli rubi le cose, nessuno dice no, lì è molto calcolata la cosa ed è uno dei punti di forza, indubbiamente, e ce ne sono altri poi. Parlando sempre dei punti di forza, ho scoperto che ci sono le fazioni in gioco. Certo. Quindi la mia domanda a tale riguardo è: qual è il ruolo delle fazioni all'interno del mondo di Gothic e
cosa cambia per il giocatore quando ne va a scegliere una piuttosto che un'altra, e se ci sono delle fazioni magari più OP di altre, alcune che sono più adatte per il giocatore che ha appena iniziato una partita o che si sta avvicinando per la prima volta, appunto, sta facendo la sua prima run, ecco, e se è possibile magari cambiarle in corso d'opera, quindi durante il gioco. Allora, partiamo comunque da Gothic 1, visto che comunque stiamo parlando di quello principalmente, anche se a me piace il più 2, e ci sarà il remake dell'1 a breve. Le fazioni sono 3 e sono il campo vecchio, il campo nuovo e quei fattoni nel campo della palude. Perché dico fattoni? Perché coltivano l'erba di palude che ha gli effetti che uno potrebbe immaginarsi e la vendono in giro per supportare la propria economia, perché non è che lavorano o fanno niente questi, loro coltivano l'erba di palude e la vendono. Comunque, 3 fazioni. Il campo vecchio di solito è quella che la gente sceglie per prima, perché è il primo campo che tu incontri cominciando la mappa. E cosa succede? Questi qui sono in un castello e sono il primo campo che è stato formato, per questo si chiama campo vecchio. Dopo un po' però hanno litigato. Ricordiamoci, molto importante, parentesi breve, che questi campi non sono le guardie vere ufficiali dove il re mandava dentro i prigionieri. Seguendo proprio l'esempio del film che dicevo prima di Fuga da New York, dopo che hanno fatto la barriera magica per tenerli dentro, le guardie, praticamente più o meno tutte, si sono distratte perché evidentemente nessuno gli aveva detto niente a loro, e in questa distrazione i prigionieri hanno preso lo spunto, l'iniziativa, e le hanno fatti fuori tutte. Quindi in realtà la colonia è in mano ai prigionieri, che si sono sia vestiti da guardie per poter far partire la gerarchia, okay, e nello stesso tempo comunicano tramite messaggi, attraverso la barriera si lanciano delle pergamene, con il re fuori, perché il re ha bisogno del metallo magico, ma se sono dentro la barriera nessuno vuole entrare perché sanno che se entrano non escono più. L'unica modo è andare d'accordo con i prigionieri, quindi dico: ragazzi, ditemi quello che volete e io ve lo do, in cambio mi date tot metallo magico al mese, così io faccio le mie super spade e vinco la guerra. Facciamo finta che sia. E quindi il campo vecchio è il primo. Però che è successo? Che poi hanno litigato, ovviamente, perché quando ci sono giochi di potere la gente litiga, e litiga male, con spade e sangue, e quindi si sono divisi e c'è stato un secondo campo che è il campo nuovo, che stanno da un'altra parte. E allo stesso tempo un altro gruppo di persone è andato nella palude perché hanno sentito questo richiamo mistico di questo che si scoprirà poi essere questo nuovo dio che si chiama il dormiente. Loro pregano il dormiente, ognuno ha un piano di fuga, tranne il campo vecchio. Il campo vecchio vuole stare lì perché vivono nella bambagia, sono pieni di roba, il re gli manda di tutto, addirittura anche oro, cibo buono, vino, donne, tutto. E invece gli altri vogliono scappare, ognuno ha un suo piano, capito? E tu scegli uno di queste fazioni. Tornando alla domanda, ho avuto bisogno di un po' di introduzione, di contesto, scusami, così magari capivi meglio. Tranquillo. Tu scegli una delle fazioni e la fazione ti serve per progredire, perché come ho detto prima, cioè è proprio lo scegliere una fazione e progredire ti fa salire nella scala gerarchica, ti fa ottenere più importanza, armature migliori, che è un punto cruciale, perché le armature in Gothic non è che vai in una caverna, apri un forziere, ho trovato un'armatura di pelle più 5, no. Le armature, quelle serie, te le danno le tue fazioni quando progredisci. E una cosa bellissima è che sono anche un segnale distintivo, scusami, sì. Ovvero, cioè, una cosa bellissima che succede in Gothic 2, per dire, se tu sei un mago del fuoco e quando vai in giro, siccome che la chiesa è molto potente, la gente abbozza, ma abbozza di brutto, nel senso di onorevole mago, prendi, tieni, cioè ti trattano proprio differentemente, come se fossi un mercenario. Un mercenario è uno che è un ex bandito che lavora per il fattore che non vuole più essere tassato dalla città. Sempre in Gothic 2 ti faccio un esempio veloce, e la gente ti guarda male perché te comunque fai parte degli ex banditi, voi rapinate la gente, cioè tutte cose così. Quindi questi sono punti sicuramente fondamentali. Le fazioni sono importantissime, non puoi cambiarle. Una volta che scegli una e qua vado avanti con uno spoiler, perché poi succede una cosa nella trama. E niente, questo ti porta a progredire fino alla fine del gioco, grandi linee. Adesso stiamo parlando di giochi che durano 20, 30, 40 ore e te le sto riassumendo ultra short. Non so neanche io come sto facendo a farle. No, lo stai facendo anche molto bene. Sto provando del mio meglio, però ecco, è lunga la questione, ma è molto bella, bellissimo. E anche questo, ultima parentesi, poi ti lascio la parola, prometto. Queste fazioni sono una delle cose che danno rigiocabilità. Non solo il tuo tipo di percorso come eroe, perché tu dici voglio fare l'arciere sta run, voglio fare quello che ha la spada a 2 mani, voglio fare quello che ha la magia, no? Questo aiuta tantissimo a rendere il gioco rigiocabile, ma in più tu anche le diverse fazioni hanno ognuno una storia diversa con cui arrivano alla conclusione, dialoghi differenti, missioni differenti, quindi anche questo aumenta la
la rigiocabilità per tante volte, ecco. Lo gioco da Però, 20 anni. Ecco, se tu scegli una fazione, questa implica, cioè condiziona anche il tuo modo di giocare, la classe del tuo personaggio, il suo stile di combattimento? Perché per dire, nel Gothic 1 diciamo che quasi tutte le fazioni hanno sia il lato guerriero, che quello te lo giochi come ti pare, può essere una mano, spada e due mani, può essere arco, balestra, sia il lato mago. E quella è l'unica cosa che un po' ti obbliga, diciamo così. Tu scegli che vuoi fare il mago, inizierai a spendere i tuoi punti esperienza. Poi devo dire una cosa molto importante su questo: nelle magie in più mana, nei nuovi circoli, perché per sbloccare ogni set di magia c'è un nuovo circolo, il nuovo circolo lo sblocchi col nuovo capitolo della storia, e usi i learning points, che sono appunto i punti apprendimento che ti danno quando fai il livello. Qual è il punto? Che poi è anche un'altra delle cose che contraddistingue tantissimo Gothic, è che il numero di nemici sono quelli. Non è che respawnano i nemici, cioè se tu passi per una stradina, fai fuori il lupo è andato, non è che tra 2 ore rispunta, capito? E quindi il tot di esperienza che tu prendi è limitato. Come si dice in italiano? È fixed, è limitato. Sì, è limitato, è fisso. È quello lì, quindi tu te la devi giocare con quello lì. Poi certo, quando passi di capitolo, il gioco, anche considerando il fatto che magari il player ha già fatto fuori tutto, fa rispuntare qualcosa, ma solo quando passi di capitolo, capito? Quindi il numero di bestie è limitato, diciamo così, è definito, il numero di esperienze è definito, e tu di conseguenza, cioè, non puoi metterti a farmare i punti esperienza per diventare un mago con 10.000 di mana. I punti esperienza è quello, cioè il livello che tu arrivi alla fine del gioco è quello, 40-45, per seconda di quanto ti ci metti, è così. Invece, passando adesso a parlare più nello specifico proprio del sistema di combattimento e anche dello sviluppo del personaggio, no? Tu hai parlato dei learning point, immagino che siano collegati, appunto. Ma quanto è importante però proprio ai fini di gioco, di gameplay, che tu sia bravo e che invece che il personaggio sia forte? Cioè, quant'è la componente attiva nel combattimento, cioè il ruolo attivo del giocatore? E quanto è importante questo, e quanto è importante invece tutta quella che è la parametrica, quindi la scheda del personaggio, i valori, la forza, non lo so se c'è l'intelligenza, se sei un mago, queste cose qua. Certo. Diciamo che è un po' un mix, dove a mio avviso all'inizio, perché Gothic è un gioco che ti fa comunque soffrire, nel senso ti mette la prova, è brutale, alcuni lo chiamano il nonno di Dark Souls, cioè tu veramente i nemici 2 schiaffi in faccia vai giù, non è che stai lì a prendere, cioè non è un MMO che c'hai 3000 punti vita e ti picchiano, non ti fanno niente, no. Non sei Rambo, insomma, devi un attimino. Dopo sì, ed è questa anche un'altra cosa bella, che è uno dei punti di forza di Gothic, che Gothic ti fa partire veramente nel fango, ma poi più va avanti, più diventi forte, dopo c'è la soddisfazione vera del sentire che la tua progressione ha un impatto vero sulla tua run. Per il discorso skill, io le chiamo mani, cioè quando uno è bravo a giocare, io dico che c'ha le mani, perché con le mani riesce a fare le mosse. Certo. Mani versus stat. Importante all'inizio, un pochettino, perché all'inizio è molto punitivo, quindi te vai giù con 3 colpi, se sei bravo a non farti colpire è buon per te. Però dopo, progredendo col gioco, queste cose si stabilizza e le stat sicuramente aiutano. Quando sei uno che con un colpo fa fuori un lupo invece che con 20, è ovvio che la tua abilità nel poter schivare, nel poter fare attenzione a che nemici ti attaccano, quanto il timing, le tempistiche, così è molto meno importante, perché tanto hai l'armatura fortissima alla fine, puoi tirare giù i nemici con 1 o 2 colpi solo, puoi quasi fregartene, però parliamo della fine, che è anche un po' l'effetto che il gioco ti dà con la progressione del personaggio. Tu parti da 0 e arrivi che sei praticamente Dio, nel senso a livello di potenza. Questo capita spesso, non solo negli RPG ma anche in tanti altri tipi di giochi. C'è da dire che in più ti tratta veramente, io posso fare un esempio con Dark Souls, perché Dark Souls è uno di quei giochi che è stato definito brutale, che ha fatto partire un genere che lo chiamano i Souls-like, no? Dove tu sai benissimo che, soprattutto all'inizio, 1, 2, 3 e ti colpiscono troppe volte, se non sei veramente lì bravo, se non hai veramente lì le mani, non vai avanti. E Gothic è molto simile da questo punto di vista qui, è molto un Souls-like, però dopo quando procedi, per darti quel livello di soddisfazione da progressione, un po' cede su questa cosa qui, nonostante comunque i nemici scalino, diventano più forti i nemici che tu incontri, però un po' concede un pochettino, soprattutto verso la fine puoi andare avanti, cioè. Poi parliamo della fine, cioè
all'inizio devi stare molto più attento, devi essere molto più bravo. Certo. Perché fai un affidamento. Tu puoi anche farla da furbo, dire senti, io con le mani non le ho più di tanto, la faccio da furbo, là c'è un lupo sulla strada, mica lo devo affrontare per forza, torno dopo, magari mentre torno dopo mi imparo anche la skill per spogliare i lupi, così mi vendo le pelli, e allora faccio il giro da qua, e là c'è, che ne so, delle mosche volanti, di quelle bruttissime che si chiamano bloodfly in inglese, penso siano sanguino mosca in italiano, che sono sempre in gruppi. Mosche del sangue? Sì, mi sembra che si chiama, i nomi comunque un po' se li sono inventati nella traduzione, però siamo lì comunque. Stesso discorso, ci sono 3 contro 1, è un nemico debole, però sono in 3, ti accerchiano. Poi una cosa bellissima di Gothic è che i nemici non aspettano in fila, non stanno lì, sai, molti giochi no, tu c'hai tanti nemici intorno, tu combatti con uno, Assassin's Creed è un esempio fenomenale, tu attacchi con uno, gli altri li vedi che stanno lì. Gothic no, Gothic ti aggrano 3 nemici, tu c'hai 3 nemici che pam 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 pam, così è molto frenetico da quel punto di vista lì, è molto Dark Souls, se vogliamo. Molto Dark, sì, ma infatti tanti dicono che non so tanto Dark Souls, ma tanti altri giochi, Witcher, Kingdom Come, hanno ammesso proprio e hanno detto che hanno preso esempio da Gothic per fare i loro giochi. Gothic ha comunque messo una fondamenta importante nel mondo dei videogiochi, anche più moderno, insomma. Allora, tu hai detto appunto molto difficile all'inizio, dopo puoi stare un po' più sciallo perché comunque le statistiche, l'equipaggiamento ti permette di stare più sereno, più tranquillo. Ma quanto è difficile, perché, come dire, quanta di questa difficoltà è dovuta alla sua profondità, anche di meccaniche, di gameplay, e quanto è difficile anche in virtù dell'argomento che abbiamo detto prima, ovvero del fatto che il gioco non ti guida minimamente. Cioè, no, il gioco è proprio un gioco famoso per essere no hand holding, lo chiamano, quindi senza che ti tenga la mano, cioè addirittura poche informazioni, vuole proprio che tu scopra le cose per conto tuo, poi ognuno magari ci arriva in modo diverso, allo stesso, alcuni, e succede spessissimo, magari dopo 10 anni scoprono una cosa nuova e succede di continuo, cioè è talmente profondo, ci sono talmente tante tematiche che tu veramente dovresti rigiocarlo tantissime volte per sapere proprio tutto. La difficoltà, insomma, quanto è dovuta appunto al fatto che il gioco è poco intuitivo e che ti guida poco, e quanto è difficile perché magari ha delle meccaniche che non sono proprio user friendly, ecco, diciamo. Certo, ma user friendly è vero, un po' poco, sia perché non c'è proprio il tutorial, tu le cose le scopri, c'è gente che per raccogliere nel primo Gothic la torcia, il primo oggetto che trovi, ha messo 10 minuti perché nessuno ti dice che Gothic 1 ha un sistema di controlli, poi ovviamente ci sono le mod moderne per farne a meno, eccetera eccetera. Tu devi premere 2 tasti insieme per raccogliere una roba, tu devi premere control e avanti, e c'è gente che ci ha speso 10 minuti, me compreso, sta torcia che tu dici ma eppure sto premendo control, dice premi control, e così via per tantissime altre cose. Quindi user friendly, ti devi scoprire da solo il gioco, tutte quelle cose lì sono vere. Meccaniche profonde e cose varie, considera che tu, una cosa che fa il gioco, che faccio sempre l'esempio di Skyrim, che è un gioco che conoscono un po' tutti, al contrario di giochi come Skyrim, i nemici non scalano di livello con te. Se tu incontri un drago a livello 1 a Skyrim, il drago sarà intorno al tuo livello come difficoltà, non è che ti sciotta con un colpo solo. Okay. Gothic non fa così. Gothic, il lupo è livello 8 per tutto il gioco e l'orco è livello 30 per tutto il gioco, quindi se tu sei un abbino di livello 1 e vai sotto l'orco, quello ti guarda e tu esplodi istantaneamente, capito? E il lupo è di livello 8, se tu torni che sei super forte, tu guardi il lupo e il lupo esplode. Questa è anche una di quelle cose che aiuta tantissimo, perché crea anche questa una sorta di barriera invisibile, se mi passi il termine, sì, dove tu non puoi andare in certe aree, non perché c'è un muro che dice devo fare la quest, devo tornare dopo, no, tu se vuoi e corri nell'area ci puoi arrivare, solo che ci trovi i warghi, i lupi neri, le bestie d'ombra, tutti dei mostri, i raptor, tutti dei mostri fortissimi che dovresti affrontare dopo. O poi può essere anche che in qualche modo schivi, passi oltre e vai avanti, però cioè, il gioco ti mette il limite in questa maniera qua. Questo è una stratificazione della difficoltà che secondo me è molto interessante, proprio appunto perché non mette il limite in muro invisibile o non hai la chiave per la porta, tu puoi andare nel 90% dei posti, tu però se hai nemici troppo forti davanti che ti fanno fuori subito, là non ci puoi andare e dici vabbè torno dopo. E il torno dopo, tra l'altro, quando sei più forte, è anche una di quelle cose che ti dà il gusto nel sentire proprio come la progressione del tuo personaggio abbia un impatto vero, perché nella foresta dove andavi prima che c'erano i lupi neri che ti facevano fuori subito, adesso sei più forte, hai l'armatura migliore, c'hai la spada migliore, torni là e sei tu che fa fuori loro. E questo sistema è concatenato in tutto il gioco, non è solo un momento,
cioè è costruito talmente bene sotto questo punto di vista che tu per tutto il gioco hai questo sentimento che senti di riscatto proprio che avviene, e allora lui aiuta molto a far sì che appunto questo sistema di difficoltà venga portato avanti, ecco, per dire così. È un modo del gioco per dire al giocatore: guarda, magari vai prima in questa parte qui che è più facile, poi dopo vai in questa qua, che alla fine mi viene da pensare ancora al sistema che adotta Dark Souls, con la differenza che Dark Souls è venuto quasi 20 anni dopo, certo. Forse 20 anni no, però cioè, giusto per immaginare come fosse molto più avanti rispetto ai suoi tempi. Gothic è stato molto sfigato, povero Gothic, perché hanno avuto un marketing, non lo so cosa è successo, se lanciavano delle banane su un muro e a seconda di dove cadeva la banana decidevano che mossa fare nel loro business plan. Però ma considera solo il fatto che questi hanno fatto uscire il gioco solo in Germania. Uno dice vabbè, è una casa nuova, non hai tanti soldi, dici proviamo nel territorio, il gioco è tedesco, no? Piranha Bytes erano una casa tedesca, e poi dopo, visto che funziona, facciamo anche tutto il resto del mondo. Dice vabbè, Gothic 2 cosa faranno mai? Avranno imparato, no ragazzi, se facciamo no, soltanto in Germania, e un anno dopo nel resto del mondo. In America un marketing devastante, tra l'altro, che anche dei motivi per il quale è quasi sconosciuto lì, perché proprio non sono stati in grado di portarlo. E poi super sfortuna vuole che qualche mese dopo che è uscito Gothic e che il loro marketing è stato devastante, sono usciti i giochi di Morrowind, Oblivion, e quindi lì ciaone, soprattutto col Gothic 3. Sì. Però sono dei dettagli che comunque, ecco, vogliono dire, mettiamo così. Qual è quella cosa che ami profondamente di Gothic, però ammetti, magari col senno di poi, cioè nelle vesti del giocatore che sei oggi rispetto a quelli che magari eri 20 anni fa, che effettivamente, obiettivamente è fatta male ed è difficile da difendere oggigiorno? Allora, cosa che mi ha fatto innamorare, che mi piace tantissimo, indubbiamente, e io sono uno di quei giocatori che nonostante abbia migliaia di ore in un gioco che ne dura 40, ma una delle cose che sicuramente adoro di più, e risento anche i dialoghi, è l'immersione, lo storytelling, e l'immersione sicuramente. L'immersione nel mondo mi fa proprio sentire come il gioco riesce a trasmettermi in maniera tale delle sensazioni che io proprio mi sento quasi lì, cioè mi piace proprio, è credibile da un certo punto di vista. Non è troppo artefatto, non è troppo, capito, non c'è una maschera che tu dici sì, qui è un gioco e vogliono farmi credere che no. Tu parlando col contadino, poi con i primi cittadini, poi non ti trattano male e allora devi migliorarti, ti trovi il lavoro. Sembra molto come la vita vera, però in realtà è divertente perché fai fuori un sacco di mostri e orchi, però nel senso questo aspetto qui, l'immersione sicuramente è il punto fondamentale, e il gameplay anche viene subito dopo. E invece la cosa che, come dici tu, che ha fatto male, che è stata brutta, te l'ho detto anche prima, l'intero gioco Gothic 3, e là sono rimasto male e lo aspettavo molto, perché ormai il 2 l'avevo conosciuto, ho comprato il DLC per curiosità, sono tornato indietro all'1 perché ho detto vabbè, vediamo che succede in Gothic 1, il 2 mi piace così tanto. Poi è uscito il 3, bellissimo bellissimo, pensa, avevo un computer, questo non mi ha fatto male personalmente, anzi pensa quanto ero motivato, avevo un computer talmente brutto, rotto, di bassa lega all'epoca, che quando giocavo a Gothic 3, per non farlo laggare, dovevo praticamente guardare quasi sempre per terra, o comunque molto in basso, perché se guardavo in alto il gioco, il render acchiappava più cose e iniziava a laggare, e nonostante ciò l'ho giocato. Però sì, Gothic 3 indubbiamente è quello che è andato peggio, perché appunto era fatto a 3/4, e quindi... Però, scusami, la mia domanda non era tanto verso il capitolo che, diciamo così, hai amato di meno, che per te era più brutto, ma quella cosa anche del capitolo che hai amato di più, quindi il 2, il primo, che però tolleri un po' di meno e che secondo te andrebbe un attimino rivista nel 2026. Prendiamo per esempio allora Gothic 2, La Notte del Corvo, che è il mio preferito. Le cose più belle te l'ho già dette, le cose più brutte, La Notte del Corvo, o di Gothic 2 in generale, che dici magari sono, sicuramente è un po' clunky, un po' macchinoso. Io sono fatta l'abitudine, non lo guardo nemmeno, però posso capire che è un nuovo player, sistema di combattimento, un attimo ci devi prendere la mano, non è proprio fluidissimo, però ripeto, avendoci giocato così tanto, per me è la norma, fa parte del gioco. Sicuramente all'inizio lo soffrivo di più, quello sicuramente. Però tu dici cose che magari nel 2026 possono lasciare un po' più interdetti, sì, diciamo così. Sì. Il doppiaggio in inglese, dai, doppiaggio in inglese. La mia risposta è il doppiaggio in inglese. Allora, i russi
i polacchi e i tedeschi, che sono le 3 più grandi community di questo gioco, ognuno si vanta di avere il doppiaggio migliore. Probabilmente i polacchi sono quelli che hanno ragione su tutti, perché anche il gioco è esploso in queste nazioni, perché hanno quasi per la prima volta assunto questi mega professionisti, attori bravissimi, doppiatori, che sono riusciti a dare una profondità ancora maggiore al gioco stesso. In inglese, perché in italiano purtroppo, visto che non ci hanno considerato molto, non c'era, e in inglese è un po' più amatoriale, diciamo così. Ci sono certi attori che sono bravissimi, comunque ti trasmettono, ma ci sono certi attori, soprattutto nell'uno, ci sono delle clip, dei meme famosi che veramente sembra che, non lo so, tu hai il lattaio sotto casa, gli hai dato un microfono, hai detto senti mi leggi sta frase, cioè la qualità è quella certe volte, quindi quello sì, quello è un po' il lato che un po' fa più, ecco, alzare il sopracciglio, se vogliamo, ecco. E invece c'è un momento, te lo chiedo per quanto riguarda qualunque capitolo, no? Quindi il primo, il secondo, anche il terzo, se ti va di parlarne, che secondo te invece rappresenta alla perfezione quello che è lo spirito, l'atmosfera di Gothic. Sì, il capitolo 2 di La notte del corvo. Questo qui che hai detto, insomma. Il secondo però sì. Una cosa talmente iconica, scusami, che tu o qualunque altro magari della community la può guardare, vede un meme, una cosa, un'immagine e dice ok, quello è Gothic. Poi per forza di cose viene da dire sì, il castello della Valle delle Miniere, perché è proprio iconico, con questa torre con le 4 punte che non hanno un senso, ma ormai è nell'immaginario di tutti, questi puntoni enormi che sembrano dei parafulmini, non si sa perché li ha messi, che hanno pensato a Gotico, hanno detto mettiamo degli spuntoni, fa figo, non lo so il motivo, però il castello delle Valle Miniere sicuramente. Il momento più iconico, sempre legato al castello delle Valle delle Miniere, che è dove si svolge la storia, è nel secondo, quando tu torni, perché nel secondo gioco tu dal primo vuoi scappare da questo posto, nel secondo sei fuori, sei nel resto dell'isola, però torni lì, e quindi c'è anche tutto un discorso di nostalgia che va avanti e quant'altro, e torni in questo castello dove la situazione è totalmente cambiata, c'è proprio un'area di disperazione perché sono sotto assedio, un sacco di casini che adesso non ti sto a dire nel dettaglio, se no facciamo mattina, però quello sicuramente è uno dei momenti più iconici, che chiunque vede il castello della Valle dei Minieri con i paladini dentro dice ok, questo è Gothic 2, ma è innegabile al 100%. Senza se e senza ma. Secondo te, se oggi nel 2026 uscisse Gothic, quello del 2001, ma lasciamo stare la grafica che comunque ovviamente c'ha l'età che ha, secondo te, cerca di mettere da parte un po' la nostalgia, cerca di essere obiettivo. Sarà durissimo. Provaci. Secondo te sarebbe ancora un grande gioco oppure verrebbe criticato pesantemente? Allora, facciamo finta che la grafica è moderna e tutto il resto è uguale? Sì, mettiamola così. Allora non credo. Ti faccio questa domanda proprio perché la mia domanda finale, dopo tutta questa lunghissima ringa, è: quanto c'è effettivamente bisogno di un remake di Gothic nel 2026? Sì. Allora, secondo me no, e fa male dirlo, però per fortuna non è una cosa che succede, quindi sono contento, ma in un ipotetico universo alternativo dove oggi esce Gothic uguale com'è, con un po' di grafica migliorata, non sarebbe grande per niente. Perché? Perché i controlli dell'interfaccia lo renderebbero ingiocabile, secondo me, per la maggior parte del pubblico moderno. Il pubblico moderno, come tutti sappiamo, è molto più casual, chi ha meno tempo, chi ha meno voglia, chi è sommerso da 10.000 opzioni diverse, non è più la novità, che è una cosa che fa solo lui. Ormai di simil Gothic o giochi simili ne sono usciti a bizzeffe, molti anche dichiaratamente ispirati da Gothic stesso, quindi se uscisse Gothic adesso sicuramente sarebbe un grande problema per il pubblico moderno. La profondità e il design secondo me sono ancora eccezionali, ma la presentazione è invecchiata malissimo, e quindi secondo me il remake non dico che serve, però se qualcuno vuole avvicinarsi a Gothic con tutte le mod, ci sono delle community, c'è la community che ha fatto delle robe allucinanti a livello di modding, di miglioramento della grafica, di stand-alone mod, quindi storie parallele, spin-off, cioè c'è veramente tantissima roba che non dico come Skyrim, che Skyrim è su un altro pianeta a livello di mod, no? Non so se hai visto anche di recente qualcosa con le grafiche a 4K, però Gothic questa cosa ce l'ha molto, anche nonostante tutto ciò. Secondo me sarebbe invecchiato troppo male per essere grande ancora oggi, detto ciò. Però da quanto ho capito sarà, correggimi se sbaglio, sarai sicuramente più informato di me, un remake solo del primo capitolo, anche se tu all'inizio hai detto che avrà magari degli elementi anche del secondo, no? Certo, un elemento chiaro, ti do giusto una hint su questa cosa e poi mi taccio. È che si vede dal gioco che tu quasi subito puoi sia usare le magie che usare le armi a 2 mani. Nel primo, che stavo dicendo prima, poi mi sono imbarbagliato, tu parti con quella a una mano,
E l'arma a due mani è una progressione che prendi a endgame delle armi a corto raggio, non è una scelta. Nel primo, questo proprio il vecchio. Nel 2 già lo fanno diverso, puoi partire con come ti pare. Ma nel primo tu parti con una mano, diventi bravo, nuove animazioni, quello che ti pare, poi a un certo punto incontri il tizio che ti insegna anche a usare quelle a due mani e riparti di nuovo, e le sono molto più potenti. Nel remake, nel footage che si vede, è chiaro come il giorno che in realtà tu dal momento zero potrai fare come il Gothic 2, quindi vuoi il tuo personaggio vuole giocare con le armi a una mano, vuole giocare con le mazze, vuole giocare con gli spadoni, vuole giocare con l'arco, tu dall'inizio potrai sicuramente, senza sicuramente, potrai, perché lo so per certo che all'epoca parlai anche con degli sviluppatori a tu per tu quando andai al Gamescom in Germania, che ebbi l'occasione molto rara di andare dietro le quinte e parlai proprio per un'ora con un paio di loro, eccetera eccetera, per occasioni speciali. Adesso la storia è un po' lunga, però loro me lo confermarono, dicono no, noi vogliamo fare in modo che chi gioca a Gothic prende l'arma che gli piace di più per qualunque motivo e ci può giocare dall'inizio alla fine, quindi ci sarà anche modo e maniera, più andando avanti nel gioco, di trovare migliorie, armi migliori dello stile che hai scelto. Faccio l'esempio classico di nuovo: ti piacciono le mazze chiodate, all'inizio sarà una roba di legno con i chiodi, poi ne trovi una di ferro magari un po' arrugginita, poi quella d'acciaio, sai, classico progressione RPG. Sì. Ma questo per tutte le armi, dall'inizio alla fine, in modo tale da cosa che accontentare più o meno invece tutti. non accadeva nell'originale. No, assolutamente no, assolutamente. Ok. Quanto credi che nel suo complesso sarà fedele all'originale questo remake? Allora, c'è da dire che quelli dell'Alchimia, che sono adesso la nuova casa produttrice creata da zero apposta per fare questo remake da parte di THQ Nordic, cioè questi non hanno fatto mai un gioco, questi sono tutti gente nuova, professionale, presa in giro, più 2-3 figure della vecchia squadra dei Piranha Bytes, tra cui Kai Rosenkrank, che è il compositore che ha fatto le musiche bellissime di cui tutti sono innamorati, che farà anche dei remake delle proprie canzoni, che abbiamo già sentito qualcosa. E in più anche hanno preso delle persone dalla mod più grande che è stata fatta. Questa è una bella cosa, perché è una bella speranza per chi fa le mod per i giochi, no? È uscita questa mod che si chiama Arcolos, e questo è studio polacco. Ricordiamoci che la Polonia è tipo il number one nazione per essere fan di Gothic in generale. Questi 20 ragazzi si sono messi insieme e hanno iniziato a fare una mod di Gothic nuova, una storia completamente nuova, una mappa completamente nuova, in 4 anni, ed ha spopolato, ha vinto mod dell'anno su ModDB, con uno stacco grandissimo. L'hanno doppiato chiamando professionisti, convincendoli: ragazzi, facciamo una mod di Gothic. In Polonia è facile perché Gothic lo conoscono tutti, cioè veramente tu vai in Polonia, prendi un polacco, dici giochi ai videogiochi, sì, conosci Gothic, sì, ti terresti il 99% delle volte, e lì è proprio una cosa molto sentita. E creano questa super mod bellissima, fantastica, e alcuni degli sviluppatori di quella mod sono anche loro stati presi per essere messi nello studio di Alchimia per fare il remake. E quindi c'è uno squadrone sì nuovo, ma molto, molto ferrato. E la cosa importante che pare abbiano capito, anche perché, come dicevo, una cosa bella che hanno fatto è stata quella di, al contrario di molti sviluppatori, di stare molto a contatto con la community. Loro veramente settimanalmente fanno vedere i video, cosa hanno fatto, cosa faranno, dove vogliono andare, ragazzi, che ne pensate. Molto molto democratica, con votazioni. E pensa che hanno fatto nel 2019 un Gothic che si chiamava Gothic Teaser, okay. E hanno detto vabbè, facciamo sto Gothic per vedere, per tastare il terreno e vedere cosa ne pensa la gente, se qualcuno nel 2019 gliene frega ancora di Gothic. E hanno montato insieme un po' questa accozzaglia di cose. C'è stata la risposta inaudita, centinaia di migliaia di milioni di viewers gli sono arrivati, perché loro hanno detto: ragazzi, che ne pensate? Mandateci in questo sito la recensione. 75.000 pagine di review, commenti, suggerimenti, critiche asprissime, minacce, di tutto e di più. Quindi questo è un gruppo di persone che sta veramente ascoltando la community e veramente vuole stare sul pezzo e cercare di riprendere il vecchio Gothic, ma modernizzarlo senza snaturarlo. Quindi sicuramente loro, e lo stanno facendo secondo me per una ottima percentuale, devono restare fedeli all'originale per la gran parte delle cose. E il mondo che va avanti senza di te, la progressione che è basata sullo stato sociale di cui abbiamo parlato, le fazioni che hanno delle scelte reali che influiscono sul gioco, difficoltà che insegna invece che puoi raccontare, tutte queste cose le devono mantenere, e credo che le stiano anche mantenendo da quello che abbiamo visto finora. E tornando sempre a parlare ovviamente del remake, secondo te
ti chiedo di adottare un'ottica un po' più globale, no? Rispetto a... cioè allontanarti un po' da quello che è Gothic Remake e avvicinarti a quello che è il gaming nel 2026 in generale. Certo. Secondo te Gothic Remake che cosa dovrebbe avere, che cosa dovrebbe cambiare per convincere un nuovo giocatore, o comunque un giocatore del 2026 a giocarlo oggigiorno rispetto all'originale? Che cosa dovrebbe andare a modificare? Allora, secondo me dovrebbe, spero lo stia facendo, dovrebbe, e credo che lo stia facendo quello che abbiamo visto, dovrebbe limare i suoi punti deboli. Ed è semplice, perché è un gioco di successo se ha modo e maniera di arrivare nelle mani giuste. Dovrebbe limare i suoi punti deboli e potenziare i suoi punti forti. Easy. Quindi meccaniche di gioco troppo legnose, datate, con controlli strani che devi spingere 3 cose insieme per farle funzionare. No, via tutto. Una roba più easy. Clicchi, fa le mosse, si muove in giro, niente tank control alla Resident Evil 2 vecchia scuola, no? Perché erano i controlli del Gothic originale. Se tu premi sinistra, lui strafa proprio a sinistra. E invece no, dovrebbe essere più moderno alla Elden Ring, per capirci, tu nella direzione in cui muove il personaggio, lui cammina immediatamente. Ed è già così. Quindi usare i controlli, quindi la tua prima sicuramente risposta. I controlli sono la prima cosa. Il doppiaggio pare che stiano facendo un ottimo lavoro in tutte le lingue, addirittura andando a ripescare quelli che furono gli attori originali, quando possibile, perché molti purtroppo hanno una certa età e non sono più tra noi, altri hanno detto semplicemente no, altri ancora gli hanno fatto i provini ma la voce è cambiata nel tempo, non li possono usare, però dove hanno potuto hanno ripescato, proprio anche per creare ancora di più l'effetto nostalgia. E cos'altro non dovrebbe fare? Cioè dovrebbe fare per limare i difetti. Altri difetti dovrebbe limare. Io non limerei la difficoltà. Dark Souls è stato ed è un gioco difficile. Gothic. Allora, oggi noi abbiamo giocato tutti Dark Souls, abbiamo giocato tutti i Souls-like, abbiamo giocato giochi più difficili, perché una volta, sai, usciva il gioco nuovo, era la novità e tu non sapevi da che parte farti e quindi prendevi gli schiaffi da tutte le parti. Oh mio Dio, il gioco è difficile. Ed è vero. Oggi proprio come player abbiamo una cultura diversa, molto più ampia, molto più ricca. Quindi un gioco che magari all'epoca era molto difficile, al giorno d'oggi non sarebbe la stessa difficoltà, ma dovrebbe cercare di esserlo. E Dark Souls ci insegna questo, perché molti erano scettici all'inizio con Dark Souls, dicevano è troppo difficile, la gente non ci giocherà, muori ogni 3 secondi, la gente lo droppa. Sì, ma invece ha avuto un successo enorme proprio perché finalmente, dopo una lunga serie di giochi che ti tenevano per mano, Dark Souls ha detto no, puoi giocare a sto gioco, è bello sto gioco, ci puoi giocare, però ci devi giocare, devi stringere i denti e andare avanti, devi soffrire per avere il reward alla fine. E Gothic se l'ha inventata sta cosa, quindi quello dovrebbe mantenerlo indubbiamente. E questi sono quindi dai punti da limare, i punti da potenziare, tutto quello che è il punto di vista, e già si è visto, dal punto di vista immersivo, le grafiche stanno facendo un ottimo lavoro per essere un AA su Unreal 5, la musica bellissima. Adesso quello che invece non dovrebbe proprio cambiare per convincere non i nuovi giocatori, sistema di progressione è proprio la cosa caratteristica. Tu parti, e c'è questo nel remake, abbiamo visto dei filmati, tu parti che nessuno ti ha insegnato a usare una spada, non hai preso una spada in vita tua, tu la tieni così e non sei capace, sei lento, sei goffo, ok. Capito? E dopo progredisci, diventi più bravo, sblocchi le cose. Quel sistema di progressione dovrebbe rimanere indubbiamente. Allora, mi è parso di capire che tu hai visto molto da vicino il lavoro che stanno facendo su questo remake, no? Certo. Lo stanno facendo come dire, in modo più mirato per chi Gothic già lo conosce, lo ama, e quindi per dare un valore aggiunto a chi magari è già un fan storico della saga, o per far avvicinare i nuovi giocatori? Per me stanno cercando di fare entrambe le cose, ed è anche la cosa più logica da fare. Un grande studio come THQ, che produce un gioco che gli sta costando milioni di dollari in 5 anni di produzione, vuole incassare. Per incassare tu devi fare in modo, oltre a fare un bel gioco perché ci credi e tutto quanto, ma devi vendere il gioco. Per vendere il gioco tu devi fare in modo che possa raggiungere la platea più ampia possibile, no? Perché comunque Gothic, nascendo come gioco di nicchia, non è che è una nicchia di 10 milioni, quindi dici vabbè, io mi lavoro la nicchia, tanto sono 10 milioni, i soldi devi fare. No, era già una nicchia piccola, sicuramente ci sono dei fedelissimi, ci sono centinaia di migliaia di fedelissimi che lo compreranno a scatola chiusa e tanti l'hanno già preordinato. Però tu quello che vuoi fare è fare in modo che appunto arrivi un po' a tutti, e per fare questo un pochino devi venire incontro a quelle che sono le esigenze del player medio, chiamiamolo così, e tu lo fai come stanno facendo, ovvero aggiungendo tutta una serie di settings che tu puoi giocarti o il famoso facile, medio, difficile,
che va molto incontro con vari elementi UI, no? Che magari ci sono, raccogli l'oggetto, c'è il nome dell'oggetto, il tasto da spingere per raccogliere quell'oggetto, cioè ti tiene un po' più per mano per aiutare i giocatori che sono meno hardcore, e se allo stesso tempo c'è l'opzione, la difficoltà Gothic, che non fa altro che essere minimalistica, solo la vita sullo schermo, non credo neanche i tasti di interazione, niente. E in questo modo tu accontenti tutti, perché chi è il fan hardcore che vuole giocarlo come lo giocava una volta ma tutto modernizzato, sceglie difficoltà Gothic e sa quello a cui va incontro. Chi non l'ha mai giocato dice sceglie la difficoltà medio, difficile, a seconda di quanto si sente forte, ecco, per avere un'esperienza di gioco che va più incontro a quelle che sono, come sappiamo, le esigenze della grande maggioranza dei giocatori moderni, che sono, vuoi o non vuoi, un po' più casual. Ma io casual lo uso senza offendere nessuno, è proprio uno stato di essere. Anch'io sono casual su tantissimi giochi, non c'è niente di male, vuol dire solamente il modo in cui tu ti ci metti, in cui tu ti ci impegni, il tempo che ci passi per divertirti, insomma. E quindi io penso che stiamo facendo questo in una buona direzione. Non dico accontentare tutti, perché A non lo puoi fare, ma B sarebbe sbagliato, ma dare almeno opzione A e opzione B. Sei un fan hardcore, questo è il gioco come te lo ricordavi ma modernizzato, stiamo facendo il nostro meglio, speriamo. Sei uno che non ha mai conosciuto il gioco, magari gioca a questo prima, poi se ti piace lo puoi rigiocare e scegli l'altro. Secondo te perché io o comunque chiunque altro, soprattutto magari chi non si è mai avvicinato troppo al brand di Gothic, dovrebbe giocare come RPG Gothic e non un altro RPG in uscita quest'anno? E lo consiglieresti di farlo al day one nel caso di una risposta positiva, o gli consiglieresti di aspettare? Ok, allora perché giocare Gothic? Perché sicuramente ti dà quell'esperienza unica di sentirti veramente chiuso all'interno di questa colonia penale insieme a una massa di delinquenti, assassini e via dicendo, da cui tu devi, cioè molto un survival, ti dà molto l'aspetto survival, gioco di ruolo se vogliamo. Quindi se è il tipo di gioco che ti può piacere, ovvero di sentirti un po' in una situazione in cui tu vuoi, capito, anche sentirti furbo, perché Gothic ti permette, grazie alle scelte che ti dà, fare in modo e maniera di uscirne fuori da solo con le tue forze, in un gioco che è molto brutale e ricco e pieno di strati e substrati di diverse comunque diverse sfaccettature. Gothic è sicuramente la scelta. Gothic non ti dà di tutto, ti dà una storia ben selezionata, ben scelta, narrata bene, ma con molti modi per farla, molti modi per portarla a termine, sia nella tua run che in run future dove il gameplay potrebbe cambiare totalmente. Ok. Seconda parte della domanda era sul day one, se consiglieresti appunto di aspettare o... Day one Gothic 2, se non è day one è day 2, dai. Però sì. Ok. Se non proprio te la senti, poi non si sa mai, perché... Fammi vedere. Voglio dire, okay. puoi essere la migliore casa di sviluppo del mondo, ti puoi chiamare pure CD Projekt, no per dire, però poi sai che ecco, ogni riferimento è puramente casuale. Esatto, esattamente, quindi va bene. Allora, caro Joker, io le mie domande te le ho poste e quindi ringrazio di nuovo te, ringrazio di nuovo tutti gli amici in chat e ci becchiamo alla prossima, ragazzi. Grazie a tutti per aver partecipato, grazie Pris per l'invito. Grazie molto a te, figo. Bella per tutti, buonanotte a tutti, buonanotte Joker, ciao, statemi bene e alla prossima.